Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 14 intitolato Viaggio. Iniziamo. Un mese dopo la battaglia contro Moderni e Chatterbox, ci ritroviamo in superficie con Marian per farla crescere con ciò che ci riesce meglio: annientare Rapture. Dopo averne sconfitti diversi, Marian si avvicina ad un Rapture con il nucleo che lampeggia, lo accarezza e la luce svanisce come se l'avesse accompagnato alla morte. Al che si domanda: perché combattiamo? Hanno fatto qualcosa di male? Non capendo ancora i motivi che ci spingono al conflitto, torna all'Ark a riposare. Facciamo rapporto ad Andersen, che ci dice dover prendere contromisure drastiche in caso inizi a preoccuparsi più per loro che per noi. Prima di andare via, Ingrid ci suggerisce di fare attenzione. Ci sono degli strani movimenti all'interno dell'Ark, precisamente dei soldati in movimento. Probabilmente stavano cercando Marian. Tornati all'alloggio, diamo ancora qualche lezione a Marian, come ad esempio mettere le mutande sotto i pantaloni e non sopra, oppure che se vuole farsi una doccia non c'è bisogno che si cosparga di farina. Insomma, delle giornate impegnative. Ma all'improvviso, Rapi ci urla di abbassarci e una scarica di proiettili trapassa muri, porte e finestre. Eravamo sotto attacco da Triangle. Avevano ricevuto l'ordine dal vicecomandante di prendere Marian a qualsiasi costo. Pensiamo subito ad Andersen, ma Anis ci ricorda che non è l'unico vicecomandante nell'Ark. Deve essere qualcun altro. Ad ogni modo, Marian è sospettata di comunicare segretamente con i Rapture. Non potevamo consegnarla, ma non potevamo nemmeno vincere contro di loro. Dovevamo nasconderci. Scappati in superficie, cerchiamo di metterci in contatto con Andersen e Shifty, ma le comunicazioni erano tagliate. Dovevamo cercare una torre radio. Mentre ci incamminiamo, Marian ci chiede se quelle persone fossero cattive e che sarebbe giusto farle fuori visto che ci hanno attaccato per prime, ma la convinciamo che la cosa migliore sarebbe risolverla pacificamente. Arrivati alla torre radio e appurato che funzionasse, ci avviciniamo alla radio, ma una trappola ha fatto esplodere l'intera stanza. Dovevamo trovare un altro posto. All'uscire dalla porta notiamo un laser che attiva un'altra trappola, il che era strano visto che eravamo entrati proprio da lì. Qualcuno ci stava seguendo. Arrivati ad un'altra torre radio, Marian nota una scatola di bende, la prende ed inizia ad emettere suoni. Era un'altra trappola. Mentre le dicevamo di non muoversi visto che andava disinnescata, sentiamo qualcosa di freddo toccarci la testa. Era una pistola. Erano D e K di Perilous Siege. Cercavano di minacciarci tenendoci in ostaggio, ma le nicche non possono sparare agli umani, quindi eravamo tranquilli. Ci sbagliavamo. Avevano gli inibitori disattivati, erano disposti ad ucciderci pur di prendere Marian. Eravamo con le spalle al muro, e mentre Kay si avvicina per prenderla, Marian comincia a stringere la bomba per farla esplodere, obbligando Dee e Kay ad allontanarsi. La bomba esplode, ma prima che si espandesse, Marian la assorbe. Prontamente prende l'arma e la punta contro il duo, obbligandole alla resa. Uscendo, ci ritroviamo un esercito di nicche prodotte in massa comandate da Triangle. L'arresto era diventata una cosa seria visto che era arrivato l'ordine di ucciderci tutti tranne lei. Ci offrono l'ultima possibilità di resa. Chiediamo cosa ne sarebbe di Marian se la consegnassimo. Privati ci dice che sarebbe sotto la protezione del governo, mentre Admi la sovrasta dicendo che l'avrebbero sezionata. Marian è un caso mai visto prima di una Nicke fusa con un Rapture che è tornata ad essere una Nicke. Possiede capacità fisiche superiori alla norma, 4 black box, e con la tecnologia dell'Ark non si riesce nemmeno a penetrare il firewall. La sua tecnologia farebbe avanzare quella dell'Ark di un secolo. Con queste informazioni la risposta era abbastanza ovvia. Dovevamo combattere, ma mentre ci preparavamo, Andersen blocca tutto. L'ordine fu dato dal comandante Birmingham, ma è stato attualmente revocato. Le truppe dovevano ritirarsi. La decisione è stata presa dopo una piccola conversazione amichevole. Birmingham era fermamente convinto che fermare Marian ci avrebbe portati alla vittoria assoluta, ma non aveva alcuna prova, solo sensazioni positive, e non si sarebbe fermato qui. Anche se dovesse morire, qualcun altro avrebbe preso il suo posto. Tornati all'alloggio, lo troviamo peggio di quando Triangle ha fatto fuoco.
Ingrid ci rivela esserci stato il passaggio di Heavenly Ascension, un gruppo di ribelli terroristi dell'Outer Rim. La notizia di Marian era già arrivata in tutti gli angoli dell'Ark. Ora erano stati arrestati e Andersen aveva placato gli ordini di Birmingham, ma quanto sarebbe durato? 5 giorni dopo, in questo piccolo lasso di tempo, siamo stati attaccati ben 13 volte. Gli aggressori erano tutti umani, gli attacchi non si sarebbero fermati e Andersen e Ingrid non potevano aiutarci contro l'Ark intera. Dovevamo prendere una decisione. Era il momento di trovare una vecchia amica. Eravamo finalmente entrati in contatto con Snow White. La decisione era di lasciare Marian a lei. D'ora in poi sarebbe stata una pilgrim vivendo in superficie. Marian scoppia in lacrime. Voleva rimanere con noi. Ci promette di mettersi le mutande sotto i pantaloni. Non avrebbe più giocato con la farina. Sarebbe stata più attenta con le armi. Avrebbe eseguito qualsiasi nostro ordine, purché non l'abbandonassimo. Purtroppo non eravamo in grado di proteggerla. Doveva andare via, ma non l'avremmo abbandonata. Ci saremmo rincontrati. Saremmo tornati a prenderla al momento giusto. Continua a piangere ed emana una luce nera. Snow White richiede assistenza. Arrivano due sue compagne, Scarlett e Rapunzel. Abbracciandola tutti insieme, emaniamo una luce bianca facendo sparire la nera e Marian perde conoscenza. Snow White si carica Marian sulle spalle e iniziano il loro viaggio, sparendo nella nebbia. L'avevamo di nuovo abbandonata, dopo tutto ciò che avevamo fatto per riportarla a casa. Tornati a casa, facciamo rapporto ad Andersen. La notizia che verrà diffusa è la seguente. Mentre scappavamo in superficie, le Pilgrim ci hanno attaccati e abbiamo perso, portando via Marian con loro. Poi ci comunica che Enic vuole vederci. Quando accadono cose al di là della sua comprensione, vuole parlare con i diretti interessati per imparare e migliorarsi. Salutiamo Enic, l'intelligenza artificiale che controlla l'Ark, e inizia a fare domande. Marian sarebbe stata utilizzata per il bene dell'Ark e dei suoi cittadini. Perché consegnarla alle Pilgrim? Volevamo salvarla. Poi ci dice che anche lei, come gli umani e le nicche, possiede capacità di pensiero. L'unica differenza è l'assenza del cervello. Per cui ci chiede, ai nostri occhi, come la vediamo? Non è sicuramente umana, ma è comunque un essere vivente. Dopo aver imparato i nostri ragionamenti, per ringraziarci ci permette di farle qualche domanda. Chiediamo Chatterbox con chi avesse contatti all'interno dell'Ark che ha poi corrotto Marian, e la risposta è Enic. Sin dalla nascita dell'Ark non è mai stata invasa dai Rapture. Si pensava perché la sua posizione sotterranea non fosse mai stata scoperta, ma in realtà la conoscono da molto tempo. Fecero un accordo. Chatterbox non avrebbe attaccato l'Ark, ma in cambio lei avrebbe dovuto mandare delle nicche corrotte regolarmente. La differenza di forza tra umani e Rapture è talmente fuori scala che una nostra vittoria equivale all'assoluto 0%. Era una decisione che doveva essere presa per il bene dell'Ark. Da qualche parte, nel quartier generale di Missilis, Rian in qualche modo era riuscita a rubare il proiettile di Vapaus e consegnarlo a Siwen. La corruzione contamina il Nymph e manipola le nicche. Il Vapaus distrugge il Nymph. L'avrebbe usato per risvegliare le Matis. Termina così questo 14° capitolo, con un abbandono strappalacrime di Marian e Siwen in possesso del Vapaus. I cittadini si berranno la scusa delle Pilgrim? Siwen saprà usare il Vapaus in modo adeguato? E cosa succederà a Marian? Non vi resta che seguirmi per vedere come continua questa storia. Per il momento è tutto. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!